Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Abstral Chiovachirin SRL. Ultimo aggiornamento. 8 ottobre 2021. Cosa Abstral? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Abstral durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa Abstral? Abstral ha un farmaco a base del principio attivo fentanile citrato, appartenente alla categoria degli analgesici oppioidi e nello specifico derivati della fenilpiperidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiovachirin SRL. Abstral può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni: Abstral 200 mcg 10 compresse sublinguali, Abstral 300 mcg 10 compresse sublinguali, Abstral 400 mcg 10 compresse sublinguali, Abstral 600 mcg 10 compresse sublinguali. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiovachirin Holdings BV. Concessionario: Chiovachirin SRL. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: fentanile citrato. Gruppo terapeutico: analgesici oppioidi. Forma farmaceutica: compressa sublinguale. Indicazioni: gestione del dolore episodico intenso nei pazienti adulti mediante terapia a base di oppiacei per il dolore cronico da cancro. Il dolore episodico intenso ha una esacerbazione transitoria del dolore cronico persistente diversamente controllato. Posologia: Abstral deve essere somministrato esclusivamente a pazienti considerati tolleranti alla terapia a base di oppiacei per il dolore persistente da cancro. I pazienti si possono considerare tolleranti agli oppiacei se assumono almeno 60 mg di morfina per via orale al giorno, almeno 25 microgrammi di fentanil transdermico all'ora, almeno 30 mg di ossicodone al giorno, almeno 8 mg di idromorfone al giorno, o se hanno assunto una dose equianalgesica di un altro oppiaceo per almeno una settimana. Modo di somministrazione: le compresse sublinguali di Abstral si devono somministrare direttamente sotto la lingua, nella parte più profonda. Le compresse sublinguali di Abstral non si devono ingerire, ma le si deve lasciare dissolvere completamente nella cavità sublinguale, senza masticarle e a copyright succhiarle. Informare i pazienti di non mangiare a copyright bere fino a completo dissolvimento della compressa. Nei pazienti con secchezza delle fauci si può utilizzare acqua per inumidire la mucosa prima di assumere Abstral. Titolazione della dose. Lo scopo della titolazione della dose è identificare una dose di mantenimento ottimale per il trattamento continuo di manifestazioni di dolore episodico intenso. Tale dose ottimale deve fornire analgesia adeguata con un livello accettabile di reazioni indesiderate. La dose ottimale di Abstral sarà determinata per ogni singolo paziente mediante aumento graduale della dose. Sono disponibili diversi dosaggi da utilizzare durante la fase di titolazione. La dose iniziale di Abstral deve essere pari a 100 microgrammi, aumentando la dose secondo necessità nella range dei dosaggi disponibili. I pazienti devono essere sottoposti ad attento monitoraggio fino al raggiungimento della dose ottimale. Il passaggio da altri prodotti contenenti fentanile a Abstral non deve avvenire secondo un rapporto 1:1, a causa dei diversi profili di assorbimento. Se i pazienti passano da un altro prodotto contenente fentanil, ha richiesta una nuova titolazione con Abstral. Per la titolazione ha raccomandato il seguente schema terapeutico, sebbene in tutti i casi il medico debba tener presente le necessità cliniche del paziente, l'età e la malattia concomitante. Tutti i pazienti devono iniziare la terapia assumendo una sola compressa sublinguale da 100 microgrammi.
Se entro 15-30 minuti dalla somministrazione di una singola compressa sublinguale non si ottiene un'adeguata analgesia, è possibile somministrare una ulteriore, seconda, compressa sublinguale da 100 microgrammi. Se entro 15-30 minuti dalla somministrazione della prima dose non si ottiene un'adeguata analgesia, per la successiva manifestazione di dolore episodico intenso si deve valutare l'assunzione di una compressa di dosaggio immediatamente superiore, si veda la figura seguente. L'aggiustamento della dose deve proseguire in maniera graduale fino al raggiungimento di un'adeguata analgesia con reazioni avverse tollerabili. Il dosaggio relativo alla compressa sublinguale supplementare, seconda compressa, deve essere portato da 100 a 200 microgrammi a dosi di 400 microgrammi e oltre, come illustrato nello schema seguente. Durante questa fase di titolazione, non somministrare più di 2 dosi per un singolo episodio di dolore episodico intenso. Dosaggio, microgrammi, della prima compressa sublinguale per episodio di dolore episodico intenso. Dosaggio, microgrammi, della compressa sublinguale supplementare, seconda, da assumere 15-30 minuti dopo la prima compressa, se richiesto 100, 100, 200, 100, 300, 100, 400, 200, 600, 200, 800, se si ottiene un'adeguata analgesia alla dose più alta, ma gli effetti indesiderati si considerano inaccettabili, si può somministrare una dose intermedia, usando la compressa sublinguale da 100 microgrammi, secondo necessità. Durante la titolazione ai pazienti può essere indicato di assumere multipli delle compresse da 100 microgrammi o da 200 microgrammi per qualsiasi dose singola. Non si devono mai usare più di 4 compresse alla volta. L'efficacia e la sicurezza di dosi superiori a 800 microgrammi non sono state valutate in studi clinici su pazienti. Allo scopo di ridurre al minimo il rischio di reazioni avverse correlate agli oppiacei ed identificare la dose idonea, è assolutamente necessario un attento monitoraggio dei pazienti da parte degli operatori sanitari durante il processo di titolazione. Durante la titolazione i pazienti devono attendere almeno 2 ore prima di trattare una nuova manifestazione di dolore episodico intenso con Abstral. Terapia di mantenimento. Una volta stabilita una dose idonea, che può consistere anche in più compresse, i pazienti devono rimanere su questa dose, e devono limitare il consumo a un massimo di 4 dosi di Abstral al giorno. Durante il periodo di mantenimento i pazienti devono attendere almeno 2 ore prima di trattare una nuova manifestazione di dolore episodico intenso con Abstral. Modifiche agli aggiustamenti di dose. Se la risposta, analgesia o reazioni avverse, alla dose titolata di Abstral cambia in maniera evidente, può essere necessario un aggiustamento per assicurare il mantenimento di una dose ottimale. Se si verificano più di 4 episodi di dolore episodico intenso al giorno per un periodo superiore a 4 giorni consecutivi, deve essere nuovamente valutata la dose dell'oppiaceo a lunga durata d'azione usata per il dolore persistente. Se l'oppiaceo a lunga durata d'azione o la sua dose vengono modificati, il dosaggio di Abstral deve essere rivalutato e nuovamente titolato, per assicurare che sia ottimale per il paziente. È assolutamente necessario che un'eventuale nuova titolazione di dose dell'analgesico sia monitorata da un operatore sanitario. In assenza di un controllo adeguato del dolore, deve essere considerata la possibilità di iperalgesia, tolleranza e progressione della malattia di base. Vedere paragrafo 4. Interruzione della terapia. La terapia con Abstral deve essere immediatamente interrotta se il paziente cessa di accusare dolori episodici. Il trattamento del dolore episodico persistente deve essere continuato secondo le prescrizioni del medico. Se è necessario interrompere l'intera terapia a base di oppiacei, il medico deve monitorare da vicino il paziente, in modo da gestire il rischio di effetti da brusca sospensione del farmaco. Uso nei bambini e negli adolescenti. Abstral non si deve usare nei pazienti di età inferiore a 18 anni, a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia. Uso nelle persone anziane. L'approccio alla titolazione della dose deve avvenire con particolare cautela e i pazienti vanno posti sotto attenta osservazione per rilevare eventuali segni di tossicità da fentanyl. Vedere paragrafo 4.
Uso nei pazienti con insufficienza renale ed epatica. I pazienti che presentano disfunzione epatica o renale devono essere sottoposti ad attenta osservazione durante la titolazione della dose di Abstral per rilevare l'eventuale comparsa di segni di tossicità da fentanyl. Vedere paragrafo 4. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6. 1. Pazienti senza terapia di mantenimento con oppiacei, poiché copyright c'è un aumentato rischio di depressione respiratoria, grave depressione respiratoria o gravi malattie polmonari ostruttive. Trattamento del dolore acuto diverso dal dolore episodico intenso. Pazienti in trattamento con medicinali che contengono sodio ossibato. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti e coloro che li assistono devono essere informati circa la presenza nell'Abstral di una sostanza attiva in quantità tale da essere fatale per un bambino e quindi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di medicinali contenenti sodio ossibato e fentanila controindicato. Vedere paragrafo 4.3. Il trattamento con sodio ossibato deve essere interrotto prima di iniziare il trattamento con Abstral. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Abstral durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Abstral durante la gravidanza e l'allattamento? La sicurezza del fentanyl in gravidanza non è stata stabilita. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva, con compromissione della fertilità nei ratti. Vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari con Abstral. Tuttavia, gli analgesici oppiacei condizionano la capacità fisica o mentale di eseguire attività potenzialmente pericolose, quali guidare o utilizzare macchinari. Ai pazienti deve essere consigliato di non guidare a copyright, utilizzare macchinari in caso di vertigini o sonnolenza o se si verificasse offuscamento o sdoppiamento della vista durante l'assunzione di Abstral. Effetti indesiderati. Con Abstral sono prevedibili effetti indesiderati tipici degli oppiacei. Essi tendono a ridursi di intensità con l'uso prolungato. Le potenziali reazioni avverse più gravi associate all'uso degli oppiacei sono depressione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio da fentanyl sono una intensificazione delle sue azioni farmacologiche, l'effetto più grave delle quali è la depressione respiratoria, che può causare arresto respiratorio. Può verificarsi anche coma. La gestione immediata del sovradosaggio da oppiacei include la rimozione dalla bocca di eventuali compresse sublinguali di Abstral residue, la stimolazione fisica e verbale del paziente e la valutazione del livello di coscienza. Si deve stabilire e mantenere la pervietà delle vie aeree. Se necessario inserire una via respiratoria orofaringea o un tubo endotracheale, somministrare ossigeno e iniziare la ventilazione meccanica, secondo necessità. Mantenere adeguata temperatura corporea e somministrazione di fluido per via parenterale. Per il trattamento del sovradosaggio accidentale in individui nave agli oppiacei, si devono usare naloxone o altri antagonisti degli oppiacei, così come indicato da un punto di vista clinico e sulla base del relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. La somministrazione ripetuta di antagonisti degli oppiacei può essere necessaria se la durata della depressione respiratoria si prolunga. Si deve prestare attenzione all'uso del naloxone o di altri antagonisti degli oppiacei per trattare il sovradosaggio nei pazienti sotto terapia con oppiacei, in quanto esiste rischio di incorrere nella sindrome di astinenza acuta. Nel caso in cui si verifichi grave o persistente ipotensione, valutare l'ipovolemia e il problema deve essere gestito con idonea terapia mediante fluido per via parenterale. Con il fentanyl e altri oppiacei è stata segnalata rigidità muscolare che interferisce con la respirazione.
In questa situazione, può risultare necessaria l'intubazione endotracheale, la ventilazione assistita e la somministrazione di antagonisti di oppiacei e di miorilassanti. In caso di sovradosaggio di fentanyl sono stati osservati episodi di respiro di Keynes-Stokes, particolarmente nei pazienti con storia di scompenso cardiaco. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici, oppiacei. Derivati della fenilpiperidina. Codice ATC. N02AB03. Il fentanilo ha un potente analgesico ANU, oppiaceo, con rapida insorgenza di analgesia e breve durata d'azione. Come analgesico, il fentanil, proprietà farmacocinetiche. Il fentanil ha un farmaco altamente lipofilico, assorbito molto rapidamente attraverso la mucosa orale e pia lentamente attraverso il tratto gastrointestinale. Il fentanil somministrato per via orale comporta pronunciati effetti, dati preclinici di sicurezza. I dati di farmacologia sulla sicurezza e sulla tossicità di dosi ripetute non rivelano un particolare pericolo per gli esseri umani, che non sia già contemplato in altri paragrafi di elenco degli eccipienti. Mannitolo, E421. Cellulosa microcristallina silicizzata. Crosscarmellosa sodica. Magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Abstra alla base di fentanile citrato sono Dogetic. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.